I know more words. That. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e preparatevi a pentirvi di aver aperto questo video, perché oggi è un video particolarmente trash, particolarmente demolecolizzante. Mi prendo per il culo fondamentalmente, perché oggi parleremo dei miei lavori più imbarazzanti in Corea e vi garantisco che ne ho fatti per portare a casa la pagnotta, che ne ho fatti. Ma cosa voglio dire con questo video? Io voglio lanciare un messaggio positivo, ragazzi, perché vedo tanta gente che è tutta pignoletta, dovrei fare questo lavoro ma non un po' così, un po' cogna. No ragazzi, voglio dirvi che il lavoro perfetto non esiste, cioè, o se esiste, per arrivarci dovete fare tanta gavetta. Guardate quante figure di cacchino ho fatto nella mia vita e vi renderete conto come ho fatto, insomma, a fare un minimo di carriera in 6 anni della mia vita. Non è che sono arrivato e mi hanno steso il tappeto rosso, mi hanno detto è arrivato Marco, petali di rosa, pizzicarelli io. Tra l'altro io in questo momento sto registrando in salotto con questo sfondo orrendo come al solito, ma io in realtà sono in Italia, quindi vi sto parlando dal passato in questo momento. Io sarò in Italia, sarò appena arrivato, sarò jet laggato tantissimo, sarò mortissimo e quasi sicuramente non riuscirò a fare 2 video alla settimana in Italia, perché, capito, torno solo una volta l'anno e devo fare 350 miliardi di cose. Se faccio 2 video alla settimana passo le mie giornate praticamente al computer e in realtà vorrei anche godermi la mia famiglia, i miei amici, insomma. Immagino che possiate capire, sono sicuro che capirete, perché vi volete bene e voglio bene a voi. Quindi fino al 15 di febbraio ci sarà solo un video alla settimana, però mi rifarò dopo, ve lo prometto che ci saranno cose, ragazzi, voi non neanche con l'immaginazione ci arrivate a quanto figume ci sarà quando torno dall'Italia. Quindi insomma, almeno quello ve lo prometto e incominciamo. Allora andiamo in ordine cronologico. Il primo lavoro di cui vorrei parlarvi è di quando ho insegnato negli asili. Parte di appunto queste lezioni consistevano nel vestirmi da imperatore romano e fare questa specie di recita sul gladiatore, stile gladiatore, di io che combattevo con leoni immaginari, ok? I bambini continuavano a divertirsi e io dovevo continuare a ammazzare leoni immaginari per tipo 3 ore e mezza della mia vita. Mentre sei lì che sfoderi la tua spada immaginaria, un po' ti chiedi che cacchio stai facendo della tua vita. A un po' controbilanciare questa cosa c'erano i bambini, che sono una delle cose più belle del mondo. Io adoro i bambini in generale, ma i bambini coreani sono una roba spruccicosa, pacioccosa, patatosa, bellissima, insomma. Quindi alla fine poi loro venivano lì, mi dicevano ti voglio bene maestro, e vabbè, allora capito che il mio cuore si riempiva di cose positive dopo averlo svuotato completamente, sbandierando questa spada invisibile per 3 ore. Poi andiamo a un altro lavoro. Questo lavoro l'ho fatto in realtà quando avevo già incominciato a fare il modello, a fare un po' di programmi televisivi. Mi hanno chiesto di essere ospite dell'apertura di questa gelateria in Corea, ok? Che io, capito, ero lì tipo oddio, ma sono già famoso, mi invitano a fare queste cose, ma che bello. Era una paga normale, non pensate mo' ai miliardi, però insomma essere l'ospite d'onore, capito, sono responsabilità. E quindi io sono andato lì tutto, capito, infighettato, tutto super spramb. Arrivo lì e mi danno il grembiule e io, ma allora quindi il concept di oggi è che devo tagliare il nastro con il grembiule? E loro, no, devi fare il cameriere. Tengo a precisarci che non c'è niente di male a fare il cameriere, assolutamente, ma perché è stato un lavoro per me umiliante? Perché praticamente ai tempi, quando io ho fatto questa roba, non si sapeva che gli stranieri potessero parlare coreano, cioè non è che era nella loro immaginazione. Quindi ho passato 8 ore, perché ho fatto praticamente full time quel giorno, a tipo avvicinarmi alle persone, e le persone, capito, spaventate a morte, che avevano paura che io, non lo so, probabilmente che gli scatarrassi in un occhio dalla faccia che facevano. Ogni singola volta che andavo al tavolo la gente, uno
lo straniero si sta avvicinando, cosa vorrà? Che poi insomma, considerando che sono italiano, avevano anche ragione a avere paura che gli potessi ciulare il portafogli, per carità, insomma un senso ce l'aveva. Però insomma è stato abbastanza urtante e imbarazzante, questo sì. Andiamo a quella volta in cui mi hanno chiesto di fare il rappresentante di kiwi italiani. Allora io ero convinto di essere andato lì a fare uno shooting fotografico e invece mi hanno detto ok, vai, vendi i kiwi. Io, scusi? È arrivato questo kiwi gigante, mi hanno portato al supermercato e mi hanno messo lì a vendere kiwi in coreano. Cioè praticamente ero lì a urlare oh kiwi freschi in coreano per tutto il tempo. Ora non è che sia stato proprio umiliante, la cosa umiliante era il kiwi gigante di fianco a me che ballava, ragazzi. Cioè va bene vendere i kiwi, ma con un kiwi gigante di fianco che vi balla? No, cacchio. Cioè che vi giuro che ero lì a contare i secondi di quando finisse questo lavoro. Cioè quel kiwi, dannazione, che tra l'altro ci stava anche provando, secondo me. Tu, persona dentro il kiwi, se stai guardando questo video, Lazzarone che mi faceva le paccate sul sederino, le cose, kiwi goloso. E andiamo sempre più su, robe sempre più umilianti. Andiamo a quella volta in cui ho fatto Surprise. E voi dite che cos'è Surprise? Surprise è un programma che va sulla televisione nazionale coreano, che quindi non è un programma che va sulle reti tipo Italia 7 Gold. È un programma visto, molto visto, ma così visto quanto trash. Cioè io giuro che non ho mai visto un programma più trash di Surprise nella mia vita. Praticamente mettono una serie di stranieri completamente a caso, gli mettono delle maschere, gli fanno dei trucchi poracci a caso e li mettono lì a fare delle scenette. Le persone che sono lì non sono attori, capito? Se voi vedete una puntata di Surprise sembra una versione trash di una soap opera argentina, cioè con delle doti recitative anche più basse. Questo rutto è una prova recitativa più alta di quella che sentirete in quel programma. E andiamo avanti con altre figure di cacca sulla TV nazionale. Questa volta è un programma mattutino che è un po' strutturato come Pomeriggio 5. In realtà è proprio la stessa roba, capito? Che c'è la presentatrice lì e poi insomma i divanetti con gli ospiti. Cosa c'è che non va in questa cosa? C'è che non va che io in quel momento della mia vita ero a livello 2 di coreano, livello 2 su 6, avevo appena incominciato il livello 2 di coreano, che è un livello base. Secondo voi io ero in grado di fare un programma televisivo coreano in diretta sulla TV nazionale in coreano? Ma chiaramente no, solamente che io ero convinto di sì, capito? Cioè quella è la cosa sbagliata che c'era in me. Sbaglio risposte, cioè nel senso, vi giuro una roba, la mia manager era nel pubblico, stava piangendo, vi giuro, cioè non ce la faceva più. Ero arrivato a un punto di stress che mi stavano venendo degli sfoghi sul viso in diretta, praticamente da quanto ero stressato, e andava sempre peggio, no? Perché poi se parti male tutto in discesa, va sempre peggio. Vi dico solo che c'erano anche altri stranieri e siamo arrivati a un punto in cui praticamente si doveva dire come avremmo conquistato la nostra ragazza ideale in coreano. Quello prima di me, che si chiama Fabian, incomincia questa poesia, queste cose. Io se fossi innamorato di questa coreana andrei dalla loro famiglia e mi batterei per i miei diritti di straniero in Corea e farei questo, rose, petali di rose per Sailor Moon. E io come risposta ho detto io so fare la pasta a pomodoro. Volevo sprofondare, non sono uscito di casa per tipo un mese e mezzo. E continuiamo con le figure de merde in television, perché anche questa è particolarmente di rilievo. Cosa succede? Ero su Arirang TV ed ero su Korea Today. Korea Today è praticamente un programma live, quindi non è registrato, che si registra tipo alle 6 del mattino in Corea, perché poi insomma in base anche agli altri time zones, agli altri, come si dice time zone in italiano? Non mi ricordo, insomma, altri fusi orari degli altri paesi, quindi tenete conto che sono arrivato lì tipo alle 5 del mattino, arrivo lì, mi fanno il trucco e il parrucchio, sempre più rimbambito, cerco di capire di cosa devo parlare in quell'intervista, no? Alla fine dovevo commentare una roba che avevamo fatto, dico vabbè, va bene così, no? Non sarà facile, anche perché insomma l'inglese
io in teoria lo parlo abbastanza bene, abbastanza fluentemente. Evidentemente il fatto di essere nervosi perché il programma era in diretta e anche il fatto di essersi svegliati alle 4 del mattino probabilmente non ha aiutato, mi ha portato a dire in diretta, tra le tante cose nonsense che ho detto che la pasta e la pizza sono un tipico cibo coreano. Because, you know, if you think about Korean, like cuisine, pasta and pizza is the first thing that came out, right? Stiamo arrivando, ragazzi, alle primissime posizioni. Vi dico che la prima posizione è quella assolutamente più bella, ma prima di quella c'è questa che è stata praticamente una bellissima figura che ho fatto al concerto di Hailey. Hailey è una cantante molto molto famosa in Corea, nonché la mia cantante preferita. La cosa che in realtà rende questa figura di cacchina per me così grave è che appunto Hailey è la mia cantante preferita e quindi io ho fatto questa cosa di fronte a lei e tipo lei mi odia adesso. Io in sostanza dovevo fare solamente 2 canzoni in tutto il concerto, ok? 2, non potevo andare tanto wrong. E tra l'altro in una canzone dovevo solamente sventolare una bandiera a destra e a sinistra, non dovevo neanche ballare, se proprio dobbiamo dirla tutta. Che succede? Arriva finalmente il mio momento, io entro sul palco con la mia eroina, la mia cantante preferita, e al primo svolazzamento di bandiera la bandiera si impiglia nell'asta praticamente. Ho passato la canzone a fare così con la bandiera che non sventolava, cioè che era incastrata nell'asta, capito? Non ho neanche salutato Hailey dopo il concerto, sono tipo sprofondato giù, mi sono messo sotto una fossa e sono tornato a casa scavando un tunnel. E arriviamo all'ultimo lavoro, assolutamente il più bello, e stiamo parlando del programma per bambini che sta uscendo in questo periodo. Non so dove sta uscendo, ho visto un video su YouTube ma non so esattamente in televisione dove sia, ma non lo voglio sapere. È un programma in cui praticamente si insegna inglese, no, ai bambini. Qual è il problema di questa cosa? Chiaramente le coreografie di un coso per bambini, di un programma per bambini non sono complicate. Qual era il problema? Che noi praticamente shootavamo, che noi recordavamo, giravamo, ecco, tipo 30-40 coreografie al giorno e me le inviavano una cosa come 3 giorni prima, quindi io in 3 giorni dovevo impararmi 30 coreografie, cosa che non è mai accaduta, cioè capite anche voi che è impossibile. Mi hanno detto ma non ti preoccupare, tanto lì c'è la coreografa che appunto fa la coreografia davanti a te, tu la copi e basta. Ma l'Instagram cacchiotta, cioè praticamente ogni coreografia che vedrete in questo programma ci sono io che non so la coreografia fondamentalmente e che cerco di spiare la coreografa cosa fa, e tra l'altro si vede tantissimo nei video, cioè facciamo vedere delle clip bellissime. Now make a J. Sì, ecco, io ho fatto questa cosa. Ora, a me piacciono i bambini, io adoro i programmi per bambini. Secondo me, io se facessi un programma tipo la Melevisione sarebbe il sogno della mia vita, capito? Ma questa roba, cioè, vedete anche voi cos'è? Chi è che ha avuto l'idea di fare questa cosa? Per carità, sono riconoscente di aver avuto uno stipendio per un periodo di tempo, però ragazzi è un trash sta roba. Speriamo che meno bambini possibile vedano sta cosa, perché cioè brutta. E questo era tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto. Scusate se sto facendo video un po' veloci da editare in questo periodo, ma come sapete appunto, come vi ho detto, sono in Italia, quindi sarò ben impegnato. Potete seguirmi su Instagram e Facebook, o soprattutto Facebook se volete sapere insomma bene come funziona il raduno a Roma, insomma orari, cacchi, macchi, cucca, cacca. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara. Plum 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 plum.